Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi voglio presentarvi quella piccola power station che costa poco e che può rappresentare la soluzione definitiva per molti di noi. La Allpower R600 è una power station che costa poco, ragazzi, attorno a 300 euro. Ma vi lascerò il link migliore per poter risparmiare, più spero associandolo ad un codice di sconto. Questa power station ha 300 Wh, 600 Watt nominali con un picco massimo di 1200 Watt. È quella che la rende interessantissima. È il fatto che funziona come UPS. Ci dà la possibilità di poterlo utilizzare anche in casa, ma in viaggio, insomma, dovunque abbiamo bisogno, sia per poter trasportare l'energia elettrica, quindi la corrente 220 volt con onda sinusoidale pura, e quindi utilizzarla anche con strumenti delicati, ma possiamo utilizzarla per esempio nel caso di una stampante 3D, di un apparecchio elettromedicale e di tutte quelle apparecchiature che una volta accese non devono spegnersi, o comunque che se c'è uno sbalzo di tensione possono rischiare di danneggiare l'esecuzione del lavoro, eccetera. Questa ci dà la possibilità di trasportare la corrente, ma ci dà la possibilità di avere finalmente un gruppo di continuità che si attiva in automatico. Tra l'altro si può collegare anche al telefonino con l'applicazione tramite Bluetooth, possiamo gestirla, eccetera. Immaginate una cosa così piccola che si può alimentare, caricare anche con i pannelli solari oppure con l'accendisigari dell'automobile. Se siamo in viaggio, come ci dà effettivamente la possibilità di ricaricare anche dispositivi come per esempio i droni, le batterie dei nostri abitatori. Non voglio gridare al miracolo, però è davvero bello, mi piace. Quindi iniziamo. E allora, innanzitutto, fra le cose che mi piacciono tantissimo ci sono la sua compattezza e effettivamente anche l'estetica, perché hanno trovato una bella combinazione di colori e un design effettivamente accattivante. Poi anche la disposizione di tutto ciò che ci interessa lo troviamo nella parte frontale, le prese asciugo in basso, quindi sotto il display, i tappi che bisogna spingere verso l'alto, in questo caso rimangono leggermente aperti, quindi è meglio di tante altre, però se fosse stato verso il basso sarebbe stato ancora meglio. Abbiamo qua delle uscite in corrente continua 12 volt, massimo 10 ampere, un'uscita sempre 12 volt tipo accendisigari. Poi abbiamo i tastini per accendere e spegnere sia la corrente alternata che la corrente continua, che va a alimentare sia queste uscite, va a alimentare queste uscite USB, due uscite power delivery, quindi USB di tipo C da ben 100 watt, più due uscite 18 watt USB di tipo A. E nella parte più alta abbiamo questa base per poter ricaricare i nostri telefonini semplicemente in modalità wireless, poggiandoli sulla superficie. Ma sempre nella parte più alta troviamo anche questa impugnatura per poterlo trasportare, ragazzi. Si impugna, si trasporta molto facilmente grazie alle sue batterie in litio ferro fosfato di tecnologia più avanzata rispetto alle batterie al litio. Infatti possiamo ricaricarlo per ben 3500 volte, 3500 cicli di ricarica, quindi ipotizzando una ricarica al giorno si potrebbe utilizzare per 10 anni senza problemi. E superati questi 10 anni le sue prestazioni si abbasseranno fino circa all'80%. Non è detto che sia così, però questa è nella peggiore delle ipotesi, quindi continueremo a utilizzarla anche più a lungo ma con prestazioni un po' minori. Ora però guardiamo anche lateralmente, troviamo l'ingresso per poterla ricaricare. Si ricarica anche con i pannelli solari, si può ricaricare semplicemente con una presa di corrente elettrica, quindi alimentandola direttamente, e questo ci evita di avere il classico alimentatore, trasportiamo solo un filo e la ricarichiamo. L'unica cosa che non mi è piaciuta tantissimo è la rumorosità delle ventole, che non è assordante perché sono semplicemente delle ventole, però fino a quando si utilizza all'aperto durante il giorno ok, di notte questa ventola potrebbe essere un po' fastidiosa. Adesso quindi alimentiamo qualcosina, nulla di che, perché comunque a noi interessa vedere più che altro il suo funzionamento, quindi colleghiamo come sempre qualcosa di silenzioso, questa semplicissima pistolina per aria calda. Quindi abbiamo acceso la corrente alternata, in input abbiamo 0, in output abbiamo 0. Guardiamo, ok, 318, 317. Proviamo però a vedere come si comporta utilizzandola come UPS. E tra l'altro avevo dimenticato di farvi vedere che c'è pure questa lampada che si accende in questo modo, che ha una luminosità maggiore al centro e poi si diffonde in modo grandangolare, utile nel caso in cui siamo per esempio in una zona dove non riusciamo a vedere, abbiamo bisogno sia di illuminare che di alimentare qualcosa, perché se usiamo una power station vuol dire che siamo in una zona non alimentata e di conseguenza ci sarà buio. Vediamo questa funzione come UPS. La alimento direttamente con il cavo di alimentazione di un computer, anche se all'interno di quella borsettina ci vengono dati tutti i cavi necessari. Adesso è sotto carica, quindi abbiamo un input di 50 watt, ovviamente essendo già carica al 99% e effettivamente l'input è più basso perché nella parte finale della ricarica lo fa più lentamente, quindi ok, questo va bene, è giusto. Ora vi faccio vedere il contenuto di questa confezione. Quindi troviamo il cavo di cui abbiamo parlato e i cavi per poterla alimentare
alimentare anche con il pannello solare, i classici cavi da pannello solare. E questo è lo spinotto che va inserito nella parte laterale che vi ho fatto vedere poco fa. Il manuale di istruzioni che mi hanno mandato è solamente in inglese, tedesco e cinese. Ovviamente poi in fase di ordine, ordinandolo in Italia, vi arriverà col manuale di istruzioni in italiano, almeno spero che sia così, perché per legge deve essere così. Quindi ricolleghiamo la nostra pistola ad aria calda e vi spiego come funziona questo UPS. Allora, mentre noi stiamo alimentando qualcosa con la modalità UPS, non stiamo utilizzando l'energia accumulata nelle batterie litio-ferro-fosfato di questa Power Station, ma utilizzeremo direttamente la corrente elettrica che arriva dalla presa di casa. Quindi questo farà semplicemente da ponte. Però nel caso in cui si stacchi l'alimentazione di casa, interverrà in pochi millesimi di secondo, continuando ad alimentare il nostro dispositivo. Facciamo la prima prova rapida con questo e poi vedo cosa posso inventarmi per farvi vedere ulteriormente questa funzione. Allora l'accendo. Se io però stacco la corrente di casa, passa automaticamente dalla modalità di alimentazione con corrente di casa alla modalità di alimentazione con la batteria integrata. Si sente la differenza. Va bene, facciamo la prova allora con un altro dispositivo che effettivamente nel caso in cui vada via la corrente deve rimanere stabile, non deve avere alcuno sbalzo, altrimenti non abbiamo risolto nulla. Allora alimentiamo la stampante, facciamo in modo che questa Power Station possa alimentarla, essere l'unica fonte di alimentazione. Ecco, guardate. Quindi con le ventole su per giù a una ventina di centimetri abbiamo 58-60 decibel, non sono pochissimi ma non sono nemmeno così tanti, e si accende e si spegne così in modo alternato. Allora dicevo, facciamo questa prova ad alimentarla, con la termocamera vi dimostrerò che effettivamente si sta riscaldando il piatto di stampa, vedremo l'assorbimento sul display e proveremo a fare una stampa. Se funziona bene come UPS, la stampante deve continuare a funzionare anche simulando un blackout, quindi staccando la spina dall'alimentazione. Nel caso in cui invece non funzioni bene, ovviamente ci sarà qualche interruzione e la stampante smetterà di funzionare. Quindi abbiamo già la corrente alternata accesa, preriscaldiamo il piatto di stampa e anche l'estrusore. Vedremo l'assorbimento dal display che poi va in stand by. Adesso abbiamo solo 8 watt, che però è onesta perché li dichiara, non tutte lo dichiarano. Questo è l'inverter che sta consumando perché comunque è una parte in funzione. Quindi preriscaldiamo e infatti 335 watt, spero che si vedano, penso di sì. Ok, quindi abbiamo completato il nostro livellamento, come vedete ormai piatto di stampa ed estrusore sono caldi, quindi abbiamo di nuovo un assorbimento basso di 43 watt. Stiamo alimentando tutto tramite Power Station. Adesso alimenterò la Power Station con la presa, anzi no, voglio provare a vedere come si comporta sia nel caso in cui la corrente arrivi che nel caso in cui la corrente vada via. Cambiamo il filamento, abbiamo ancora il tempo rimanente in base all'assorbimento, quindi attualmente abbiamo 4 ore rimanenti, tutto regolare. Alimentiamolo all'improvviso con l'alimentazione esterna, vediamo cosa accade. Continua a stampare perfettamente, qua compare input 100 watt rispetto a poco fa che invece avevamo circa 50 watt, perché la percentuale di ricarica già è 90%. Adesso simuliamo un blackout, simuliamone più di uno per vedere come si comporta. Stacco ed è andata perfettamente, infatti abbiamo un input a 0. Riattacchiamo perché in questo caso è una notte di temporale e ci sono più blackout consecutivi e sta continuando a funzionare perfettamente, quindi non noto assolutamente nessun tipo di disturbo. Proviamo però a disturbarla in un altro modo. Alimentiamo anche questa pistolina mentre sta stampando, vediamo se questo dà fastidio, quindi crea qualche sbalzo, perché se si utilizza per più dispositivi dobbiamo vedere se questo va ad influire. Nessun problema assolutamente, e proviamo a staccare adesso. Siamo già a 380 watt. Ok, sì, sulla pistolina si nota questo abbassamento di vivacità.
Però per quanto riguarda la stampante sta continuando a funzionare. È successo qualcosa, avete visto? È andata in allarme, errore 8, quindi nel caso in cui ci siano più apparecchi collegati, e allora sì, può non andare bene. Però se state utilizzando solo la stampante, allora problemi non dovrebbero essercene. Allora, la stampante ha il recupero della stampa dopo il blackout, voi forse non riuscite a vedere il display, comunque facciamo recupero della stampa. Però voglio provare a fare la stessa cosa con solo la stampante, quindi se stiamo alimentando un solo dispositivo non giochiamo ad attaccare e staccare più volte la spina mentre tra l'altro si sta attivando e disattivando come OPS, allora deve continuare a funzionare. Quindi vediamo, io continuo anche mentre la stampante fa il preriscaldamento, inserisco, ok, quindi funziona. Per adesso non vedete la stampa in corso perché nella fase in cui si è spenta si è raffreddata, quindi deve riscaldare di nuovo il nozzle e il piatto di stampa. Stacchiamo, riattacchiamo. Nel frattempo ha raggiunto la temperatura, sta ricominciando la stampa che si era interrotta. Stacchiamo, va bene, funziona perfettamente, quindi deve essere solo una cosa alimentata e non possiamo giocare a fare attacca e stacca con altre cose. Va bene, su questo ok. Ora guardiamo anche l'applicazione con il telefonino. Quindi una volta installata dal Play Store o comunque dall'Apple Store in base al vostro dispositivo, l'aprite, dovete scegliere se è un dispositivo che vi consente di connettervi tramite Bluetooth oppure tramite Wi-Fi. Questa si connette tramite Bluetooth, quindi clicchiamo qua, mi chiede di attivare il Bluetooth sul telefonino e poi ricercare il dispositivo. Ha già trovato il dispositivo, quindi Allpowers R600 V2, clicchiamo, si sta connettendo e sul display avremo le stesse informazioni che avremo sul piccolo display nella Power Station. Quindi in questo caso la corrente continua già attivata, la corrente alternata attivata che sta alimentando, 91% di ricarica, 4 ore e 21 rimanenti come funzione in base all'autonomia ancora residua. Il consumo output che come vedete va oscillando perché si surriscalda il piatto di stampa, ma quando arriva in temperatura poi si abbassa ovviamente il consumo e riattiva il consumo quando ci sarà bisogno di riscaldare nuovamente. Input 92 watt e possiamo anche accendere la lampada nella parte frontale. Accesa e spenta. E allora ragazzi, con l'inquadratura un po' storta dove si vede la stampante che ancora continua a lavorare alimentata dalla nostra Power Station, grande power bank. Ragazzi, perché Power Station grande power bank? Perché questo dispositivo, oltre ad essere utilizzato nel modo in cui abbiamo visto, può essere utilizzato semplicemente anche in casa, in viaggio, ovunque ci troviamo, come una grande power bank che ci dà la possibilità di alimentare in corrente continua tutto quello che vogliamo noi, ma anche un computer per esempio della Apple, e ricaricare dalla parte superiore un telefonino e tutti quei dispositivi che si possono ricaricare in questa modalità. Comodo come UPS, avete visto, io non sto gridando al miracolo perché vi ho fatto vedere che smanettando, attaccando e staccando più volte sia l'alimentazione di qualcosa che assorbe energia che l'alimentazione che arriva, quindi simulando più blackout consecutivi, effettivamente la stampante si è spenta. Però è una cosa anomala, solitamente se c'è un blackout e basta, non c'è nessuno che attacca e stacca le spine, nemmeno che toglie e mette la corrente al dispositivo. Secondo me per il prezzo che ha va bene, perché costa poco, ci dà 600 watt, ci dà 300 watt/ora, ci dà tante opportunità di utilizzo. Andate a dare un'occhiata giù nel primo commento nella descrizione, troverete il link al prodotto, troverete eventualmente anche un codice di sconto, cercherò di trovare il link migliore per farvi risparmiare, ma troverete anche il link a Telegram con tantissime offerte e tanti sconti su Amazon, troverete anche il link a Instagram e tutto ciò che secondo me può interessarvi, quindi andate a dare un'occhiata, iscrivetevi al canale, cliccate su mi piace, cliccate sulla campanella e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!